Finalmente ho capito qual è la dose perfetta per il mio caffè. Ciao, sono Angelo, il detective del caffè e oggi in questo video risponderemo a 3 domande importantissime. Qual è la dose perfetta per il mio caffè? Cosa devo valutare per scegliere la dose giusta? E cosa cambia la dose sul gusto del mio espresso? Faremo dei test pratici, veloci e acquisiremo alla fine del video un metodo concreto per capire qual è la dose giusta e adatta al nostro gusto. Tutto questo in questo video e adesso iniziamo! Via! Come sempre partiamo con ordine e voglio dirvi una sola parola: Caffinity, un progetto nuovo che va oltre i miei video YouTube. Lì troverete uno spazio completamente dedicato a voi con live, test pratici, ricette, una chat e tantissimo altro dove poter migliorare e condividere la vostra esperienza con il caffè. Il link, se lo volete vedere, è sotto nelle descrizioni. E se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like e commentate. Questi gesti per me sono utilissimi per migliorare le informazioni su questo canale. E adesso lo so, ragazzi, che normalmente nella realtà l'espresso ha un insieme di variabili che lavorano tutte insieme. Queste variabili sono la dose, il rapporto, la macinatura, la temperatura, la pressione, il caffè e tantissime altre microvariabili. Quello che faremo oggi però è cercare di isolare la dose per capire cosa realmente cambia all'interno della nostra tazza. È una forzatura didattica che ci serve ad imparare qualcosina in più su questo dato. Ora, il caffè che utilizzo in questo video è un caffè della sosta. Se volete conoscere meglio questa microtorrefazione specialty, ho fatto un video al riguardo e il link lo trovate sotto nelle descrizioni. Il filtro che utilizzerò per questo primo test che adesso vi spiego è un filtro da 58 mm di diametro, perché la mia macchina in questo caso utilizza questo diametro, ma è un filtro da competizione da 16 grammi della marca IMS. Ora, il test di adesso è molto semplice, manterrò lo stesso rapporto di 1:2, quindi qualsiasi dose inserirò all'interno cercherò di estrapolare out il doppio della sua dose e farò 2 espressi cercando di confrontare un po' qual è la differenza in dose. Il primo espresso sarà 14 grammi di caffè per circa 28 grammi di caffè out e il secondo espresso sarà con 17 grammi di caffè di dose e cercheremo di estrapolare circa 34 grammi di caffè out, cercando anche di mantenere il tempo costante tra i 25 e i 30 secondi. Lo scopo sarà capire a livello sensoriale cosa questi 3 grammi in più o in meno cambiano all'interno della tazza. Partiamo con la prima estrazione di 14 grammi cercando di estrarre 28 grammi in. Ci siamo. 21. 23 secondi, 28 grammi netti. Io credo che come estrazione, anche se ci siamo fermati prima dei 25 secondi, la possiamo ritenere valida perché comunque è una buona estrazione. Adesso assaggiamo un po' il gusto. Una tazza con di certo un corpo leggero e però ha un'acidità un pelino più spiccata. Sento questa acidità un po' più spiccata e il corpo parte in maniera, diciamo, delicata, ma poi tende un po' a sparire. Quindi un corpo leggero, medio-basso. Un'acidità un po' più spiccata. A livello di sapori però sento il cacao, la cioccolata e sento però una leggera nota amara nel retrogusto. Adesso saliamo di 3 grammi e andremo a capire quali sono realmente e se ci sono delle differenze semplicemente isolando la dose.
Ho cercato con la macinatura di mantenere comunque un'estrazione che spero arriverà ad essere simile a quella precedente, quindi intorno ai 23-25 secondi rispetto a quello che avevo dichiarato inizialmente tra i 25 e i 30 secondi. Questo per cercare di avere una maggiore uniformità. Ma poi questo, ragazzi, lo chiarirò meglio alla fine del video. Ok, come prima un'estrazione a 8 secondi. Stiamo andando, ci siamo, anche se è un pelino più lenta, forse devo allargare ancora di più la macinatura. Ci siamo. Ok, anche adesso 26 secondi, quindi 3 secondi di differenza e comunque 34.6 out. Diciamo, ragazzi, che adesso possiamo dichiarare un range di tempo tra i 22 e i 27-28 secondi, che comunque ritengo un tempo ottimale per estrapolare queste tipologie di espresso, quindi parliamo di specialty. Adesso il corpo è molto più presente, sento una nota di frutta matura, c'è anche un po' di frutta citrica, l'acidità non è più spiccata come prima, ma è ben bilanciata con la dolcezza. Espresso decisamente interessante, più complesso e con una maggiore struttura. Bene, ci siamo, ma chiarirò il tutto, credetemi, alla fine del video quando capiremo bene le conclusioni e quali sono i passaggi da fare. Adesso però passiamo al secondo test. Il secondo test, o meglio esercizio su cui voglio lavorare è quello semplicemente di cercare di capire quanto posso spingermi al di sotto della dose consigliata dal filtro. Vi faccio un esempio pratico. Innanzitutto voglio chiarire alcune cose importanti. Sto utilizzando il portafiltro da 2 perché se conoscete bene questo canale, conoscete me, e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Spesso mi viene chiesta la domanda: ma quanto caffè devo usare per il caffè singolo? Perché non vedo mai utilizzare il portafiltro singolo nei tuoi video? La realtà, raga, è che innanzitutto ho fatto un video dedicato all'espresso singolo e sotto vi lascio nelle descrizioni il video se vi va di andarlo a vedere. Ma il concetto, raga, è sempre lo stesso. Spesso si vede, soprattutto nei video YouTube e ovunque, utilizzare il portafiltro doppio perché quando si va a vedere la diversità tra il filtro singolo e il filtro doppio, ci accorgeremo che fondamentalmente quella diversità di conformazione, quindi quelle pieghe laterali che vediamo nel filtro singolo, aumentano le probabilità di errore, aumentano le probabilità e le variabili nell'espresso e quindi rischiamo di avere degli espressi non proprio uniformi, tanto che quando ad esempio si fanno delle lezioni per spiegare bene la macinatura, ragazzi, si fa sempre con il filtro doppio perché è quello che ha meno variabili, tra parentesi, ed è quello che magari ci può offrire maggiore costanza durante la fase di estrazione. Quindi, capito questo concetto, però spesso quando ricevo domande del tipo qual è la dose che devo usare, ma io sono da quanto devo usare per farmi un caffè? Le mie risposte sono sempre queste: compra un filtro che ti può essere buono sia per il filtro doppio, cioè sia per fare 2 espressi che per fare un espresso. Questo io credo sia un po' la migliore opzione da avere. Uno, perché la conformità del filtro ti dà maggiore costanza e quindi eviti meno sprechi. Due, perché diciamo che con un filtro doppio riusciamo magari ad intercettare e di utilizzare una dose per fare un caffè singolo, o meglio un pochettino di più di quello che normalmente viene consigliato ovunque e nei libri, i classici 7 grammi. Ora ho cambiato il filtro e sto utilizzando un filtro da 14 grammi che è tra i più piccoli che si trovano
per il filtro doppio e sono quelli che solitamente vengono mandati direttamente quando si acquista qualsiasi tipologia di macchina, e cercheremo di capire attraverso un paio di altri espressi quanto al di sotto della dose consigliata del filtro posso spingermi prima di iniziare a rovinare un po' tutte le cose. E faremo un espresso con 10 grammi, quindi diciamo che scenderemo di 4 grammi sotto la dose consigliata, e poi faremo un altro espresso con 8 grammi, ancora di più, 6 grammi sotto la dose consigliata, e cercheremo di capire se, diciamo, riusciamo a scendere così tanto per avere costanza nell'estrazione e un gusto buono per il nostro espresso. Questa volta però l'out sarà stabile a 25 grammi, cioè quello tipico, diciamo, per un singolo espresso, e cambierò anche il portafiltro perché inserirò un portafiltro naked, quello per intenderci che non ha i beccucci, questo per vedere un po' l'out come esce e soprattutto per capire ancora alcune cose, visto che comunque verrà estratto come espresso singolo. Ci siamo 10 grammi. Vi dico raga che la dose mi sembrava veramente molto bassa, però un'estrazione molto più veloce. 26 grammi in tazza in 17 secondi. Ho stretto la macinatura di un bel po' rispetto a quelle che abbiamo visto prima. Qui entrano in gioco altre variabili che vedremo però alla fine. Adesso cerchiamo intanto di capire se è decente abbastanza o se ci sono delle problematiche di sottoestrazione. Un corpo basso, però una buona dolcezza, forse è il primo gusto che percepisco ancora prima dell'acidità. Percepisco una buonissima dolcezza unita a una nota di acidità, un'acidità di frutta, più legata alla frutta citrica, anche la dolcezza è legata alla parte di frutta, sentori di cacao, cioccolato, un corpo morbido, vellutato. Devo ammettere un'estrazione per niente male. E adesso 8 grammi. Non mi meraviglierebbe se ci fossero delle problematiche durante la fase di estrazione, ma vediamo un attimo. Stretto ancora di più la macina. Molto acquoso, molto acquoso. Channeling. 25 grammi in 11 secondi. Vedete, raga? Questo è il risultato, ben 6 grammi sotto la dose consigliata. Già si sente un odore sgradevole legato alla sottoestrazione, si vede già l'espresso, un corpo molto acquoso. Adesso vi faccio vedere anche il risultato. Percepisco delle note di frutta, ma corpo pari all'acqua, un'acidità che poi va a svanire. C'è una dolcezza, ammetto che c'è una parte dolce carina, sempre legata alla frutta, però diciamo che questa estrazione non la consiglierei. Faccio un'altra prova per essere sicuri e poi andiamo alle conclusioni. Prova del 9 con gli 8 grammi e niente, acquetta. Vediamo un attimo però di fare chiarezza su quello che è stato visto in questo video e che volevamo dimostrare. Sicuramente abbiamo capito che con l'aumentare della dose possiamo andare ad aumentare la complessità e la forza presente all'interno del nostro espresso, ma ci sono alcune cose che però dobbiamo sempre tenere a mente quando dobbiamo fare esperimenti di questo tipo. La prima cosa è sicuramente le attrezzature che noi utilizziamo e il caffè
soprattutto con cui le utilizziamo. Perché? Nel caso specifico di oggi io ho utilizzato un caffè tostato sì per espresso, ma un po' più chiaro dei classici caffè commerciali che spesso noi andiamo ad utilizzare o trovare comunque al supermercato. Cos'è e qual è la vera differenza reale? Quando noi tostiamo un caffè molto di più, quindi su una fase di tostatura dark, quello che avviene è che avendo avuto maggiori reazioni chimiche, molto del materiale è andato via, è andato a disperdersi. Quando noi utilizziamo caffè tostati chiari o medi, diciamo che la densità del chicco è molto più alta e soprattutto abbiamo maggiore materiale da poter portare con noi. Ora, questo maggiore materiale però ha bisogno di maggiore energia per essere trasportato in tazza. E quando noi magari abbiamo delle attrezzature entry level, sia per macchina che per macinino, fondamentalmente rischiamo di non avere abbastanza energia da portare con noi questo materiale. Quindi il consiglio pratico che mi sentirei di darvi è quello fondamentalmente di, se abbiamo una fascia entry level e ci piace lavorare con gli specialty, non andare troppo ad esagerare con le dosi in, ma mantenerci sempre intorno alla grammatura consigliata dal filtro e magari essere anche un pochettino sotto quella raccomandazione. Faccio un esempio pratico: se abbiamo un filtro magari da 16 grammi, iniziare a lavorare dai 14 ai 15 grammi per cercare di dare meno sforzo e meno fatica alla nostra attrezzatura. E questa è la stessa cosa vale per il macinino, perché per esempio guardiamo il secondo caso invece, dove fondamentalmente voi mi avreste detto ma perché non hai ancora di più stretto la macinatura sugli 8 grammi? Perché ragazzi, devo sempre cercare di trovare un bilanciamento tra la macinatura e la dose che vado ad utilizzare. Questo bilanciamento però è anche influenzato molto dalla grandezza del mio filtro. Se io anche aver utilizzato un filtro da 14 grammi, aver inserito 6 grammi in meno, ho uno spazio tra il pannello di caffè e la doccetta presente qui sotto molto ampio e quindi rischierei comunque di avere delle problematiche di uniformità di passaggio dell'acqua. Eppure se andassi a stringere troppo la macina, nonostante io abbia un macinino di medio livello in questo caso, non posso pretendere di fare miracoli, soprattutto magari se avessi utilizzato un macinino ancora di più basso livello, quindi un entry level. Diciamo che la distanza tra una tacca e l'altra non sarebbe così evidente, rischierei magari di rompere le macine perché rischierei di chiudere troppo il macinino, oppure rischierei comunque di macinare talmente tanto sottile che rischierei sempre di creare maggiore possibilità di channeling. Una cosa però importante da tenere a mente e che non ho dato molto peso, sempre nel secondo esperimento, è stato il tempo di contatto di 17 secondi. Se fate parte della nostra community Caffinity, lì proprio nell'ultimo video ho spiegato, quando facevo le dosi e le ricette del video sui caffè di La Sosta, ho proprio spiegato più o meno il perché andavo a scegliere quelle determinate dosi rispetto al colore di tostatura. Questo magari vi potrebbe essere utile da capire, o magari commentate il video qui sotto con alcune domande, così vedo di creare dei contenuti appositi. Quindi ragazzi, da capire fondamentalmente è che la qualità delle nostre attrezzature comunque ci aiuta a capire e soprattutto ci aiuta nel definire quelle che possono essere le dosi. Il mio consiglio personale quando si va a scegliere una dose è questo: se abbiamo un'attrezzatura entry level, mi raccomando, cerchiamo di tenere bassi o comunque al massimo della dose raccomandata per il filtro. Se non sapete perché non c'è scritto qual è la dose raccomandata per il filtro, c'è un trucchetto semplicissimo da fare, inserendo una monetina sottile sopra la posa di caffè. Se quando chiudiamo e riapriamo si crea il solco sulla nostra
polvere di caffè, beh, state sicuramente utilizzando una dose eccessiva rispetto al filtro. Quindi tenete a mente la grandezza del filtro, la qualità del materiale e soprattutto il colore di tostatura e caffè che andrete ad utilizzare quando scegliete la dose, perché ragazzi, la risposta alla domanda qual è la dose perfetta per l'espresso non esiste, è sempre un compromesso rispetto a quello che noi vogliamo avere dal nostro caffè in tazza e soprattutto anche la qualità dei materiali che noi abbiamo. Spero oggi di aver risolto molti dei dubbi. Se ne avete altri, mi raccomando, commentate il video con le vostre domande. Se volete entrare a far parte della nostra community, sotto trovate il link. Grazie mille per aver seguito questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!